Ciao a tutti e bentornati su MTVT Mountain Biking Tube. Questo video comprende 5 domande che ci siamo posti e a cui abbiamo risposto in modo separato senza sapere la risposta l'un dell'altro. Quindi potrebbe essere interessante capire se alcune questioni o aspettative le vediamo allo stesso modo o in modo diverso. La prima domanda è quella se avremmo potuto prepararci meglio. La mia personale risposta è no, meglio di così non avrei potuto fare. Considerato che sono lavoratore dipendente e che lavoro una media di 45 ore settimanali, ho una famiglia, un canale YouTube da portare avanti, il fatto che sia riuscito a fare una media di 11-12 ore settimanali di allenamento su bici e che da gennaio ad oggi abbia percorso più o meno circa 2000 km non mi dà modo proprio di essere rammaricato. Ci sono diverse cose però che mi sono mancate, ma non perché non ho voluto farle, ma proprio perché non era possibile farle. La prima, le discese lunghe e tecniche. Purtroppo causa neve, tutti i trail della mia zona erano impercorribili. La seconda è girare più spesso con Pierre, ma lui vive a 2 ore di distanza e siamo riusciti a combinare soltanto una volta. La terza è girare più spesso outdoor nel weekend facendo lunghe percorrenze. Ma a causa freddo e condizioni meteo avverse non c'è mai stata possibilità. Nei giorni di freddo intenso, nebbia o neve, mi alzavo a 5:45 del mattino per strisciare sui rulli dalle 6 alle 7. Quando invece il meteo me lo permetteva, andavo in bicicletta al lavoro. Nei weekend ho spesso fatto sessioni di rulli dalla durata anche di 4 ore che mi devastavano più mentalmente che fisicamente. E tu, Pierre, sei soddisfatto della tua preparazione? Caro Stefano e cari amici di Mountain Biking Tube, direi di sì, sono assolutamente soddisfatto del livello di forma che ho raggiunto in questo periodo. La preparazione è andata bene, non ci sono stati grandi intoppi a parte un paio di settimane di influenza, anche se adesso il mio fisico è arrivato veramente al limite, quindi non credo che avrei potuto fare molto di più. È vero che si può sempre fare meglio e di più, però io sono assolutamente soddisfatto della forma fisica che ho raggiunto. Speriamo sia sufficiente per arrivare al traguardo. Ma ci sono altri aspetti che mi preoccupano, forse più della condizione fisica, che quella è importante, però il fatto di dover gareggiare in Sudafrica in un clima completamente nuovo per noi, il caldo, farà caldo, speriamo non un caldo esagerato, ci sarà vento e per me il vento è veramente una cosa che mi demoralizza quando devo pedalare, la pioggia forse è ancora peggio del vento per me perché veramente mi taglia le gambe. Questa è un po' la mia preoccupazione maggiore. E oltre al clima ci sarà anche il cibo, perché ovviamente non possiamo portarci delle scorte infinite di cibo da qui. Gli integratori useremo per la maggior parte i nostri, o almeno tutto quello che riusciamo a portare, però ovviamente bisognerà mangiare pranzo, cena, colazione con i cibi locali, che sì, ok che siamo in alberghi internazionali, quindi non ci sarà una grossa differenza rispetto a quello che mangiamo, ma sicuramente è un altro cibo e quindi bisognerà anche fare attenzione e sperare che non abbiano effetti negativi sulle nostre prestazioni. Stefano, per te quali sono le preoccupazioni maggiori? Le mie maggiori preoccupazioni sono gli inconvenienti tecnici tipo forature e quant'altro. Ci è andata bene alla Swiss Epic, così come alla 4Islands, ma tu ce l'hai tirata addosso, Pierre, nel video in cui abbiamo reso pubblica la nostra partecipazione alla Cape Epic. Ti ricordi al cannonino quante volte ha bucato le ruote? Quindi c'è motivo di essere preoccupati. Altra preoccupazione sono le problematiche muscolari. Alla Swiss Epic ho finito la gara per miracolo perché alla terza giornata mi è venuta una periostite tibiale. E poi, ultima preoccupazione, è lo squat house. Se mi viene la diarrea a causa germi africani, è la fine! Se non capita nulla dei fattori sopracitati, penso la gara sarò in grado di ultimarla. Ma dobbiamo adottare una strategia idonea perché percorrenze da 100 km con 3000 metri di dislivello le ho già fatte in passato e il ricordo di quanto fossi cotto il giorno dopo è ancora indelebile. Qui dobbiamo farne 8 di giornate, quindi la strategia che suggerirò a Pierre sarà quella di non andare mai fuori giri, quindi di girare circa 70-80% del potenziale, cercare di sfruttare il più possibile i trenini in pianura. Sarà importante la lettura del nostro body language per capire se uno dei due sta attraversando una crisi, in modo da adattare l'andatura per chi è in sofferenza. È molto importante la comunicazione, perché come detto durante la gara potrebbero subentrare momenti di crisi, quindi dobbiamo essere bravi a leggere le varie situazioni e supportarci a vicenda. Ed ora sono curioso di sentire quale strategia ha in mente Pierre.
L'argomento strategia è molto complicato perché sulla carta le strategie sono perfette, ma poi bisogna fare i conti con la realtà e nel nostro caso la realtà dipenderà molto dalla condizione delle nostre gambe e del nostro corpo in generale. Quindi è quasi impossibile pianificare qualcosa prima, almeno per noi, diciamo. C'è chi vuole vincere la gara, ovviamente deve avere una strategia parecchio più precisa. La nostra strategia credo che sarà molto incentrata sul mantenere un ritmo regolare il più possibile, alimentandosi bene e idratandosi bene con costanza. Bisognerà evitare di fare la gara su qualcun altro che è più forte di noi, quindi lasciare andare quelli che sono più forti, non cercare di seguirli, magari trovare un gruppetto che va al nostro stesso passo, non prendere assolutamente rischi dal punto di vista tecnico. Magari vale la pena partire nei primi minuti di gara un po' più forte per non essere dentro la mischia quando poi si entra sui sentieri. Questa probabilmente è l'unica, diciamo, accortezza strategica che secondo me potremmo adottare, perché ovviamente partire indietro nella griglia a metà gruppo, diciamo nelle retrovie del nostro gruppo, del gruppo in cui partiremo, rende le cose più complicate, no? Perché magari poi c'è un sentiero, si rimane imbottigliati e si perdono subito dei minuti. Quindi probabilmente se avremo le gambe cercheremo di partire un po' più forte all'inizio per poi tenere un'andatura regolare e magari nel finale prendere gli ultimi chilometri come defaticamento. Questa, diciamo che è una strategia così di massima, sarà difficile da attuare, però ci proveremo. Ovviamente nelle parti a cronometro noi non faremo la gara, quindi cercheremo di stare tranquilli, tenere un'andatura regolare anche lì, nessun rischio. Perché ricordiamoci bene che l'obiettivo per noi, o quantomeno per me assolutamente, è quello di finire la gara. Non c'è nessun altro obiettivo se non arrivare al traguardo interi, con la bici intera, ecco. Quindi l'obiettivo per me è prendere la medaglia. Poi, se si riesce a fare anche, si riesce a raggiungere questo obiettivo senza soffrire troppo, tutto di guadagnato. Ma assolutamente a tutti i costi io voglio tornare a casa con la medaglia. Costi quel che costi, la medaglia la voglio. A meno che non mi cade un meteorite in testa, voglio finire la gara. Poi, come dicevo, se la si riesce a finire senza rischiare di non finirla, ancora meglio. Stefano, io spero che tu condividerai con me questo obiettivo e non sarà il tuo obiettivo stare dietro ai professionisti, Mi raccomando, dimmi un po' la tua adesso. Pier mi chiede l'obiettivo. Considerando che in questa competizione un team su 4 dà forfait, l'obiettivo principale è concludere la gara. E se ciò accadrà, diventeremo entrambi Epic Legend. Un riconoscimento che viene dato solo a chi porta a termine almeno 3 delle competizioni delle Epic Series. La Cape Epic è obbligatoria. Dobbiamo quindi restare concentrati sull'obiettivo finale, goderci possibilmente il paesaggio e non pensare alla classifica. Certo, a fine giornata un occhio ce lo butteremo, ma solo per curiosità. Comunque quello che mi aspetto da questa gara è di vivere forti emozioni e mangiare la polvere di Mamma Africa. Così come la Swiss Epic correremo ancora una volta nella stessa categoria dei professionisti insieme a Nino Schurter, il mio idolo. Nino! Signori, l'abbiamo picchiato. Thank you Nino. Thank you. Mi aspetto un compagno di squadra più forte. Ho seguito la preparazione di Pier e so per certo che ha lavorato parecchio. Quindi se alla Four Islands a tratti andavamo a un'andatura da cicloturismo, qui prevede invece un'andatura un po' più sostenuta. E mi aspetto tutte le sfighe possibili come forature, apertura a catena, caldo infernale, pioggia battente e vento contrario, in modo da essere preparato psicologicamente e non farmi abbattere dallo sconforto. Ma non mi aspetto lo square house. E tu Pier, cosa ti aspetti dalla gara? Cosa mi aspetto dalla gara? Mi aspetto tanta sofferenza perché nonostante mi sia preparato bene dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista logistico, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ci sarà da soffrire dall'inizio alla fine perché poi in mezzo al gruppo le dinamiche sono sempre un po' più complicate, no? Di quando ci si allena da soli. Ci sarà da rimanere concentrati dall'inizio alla fine perché un singolo errore può costare la gara, ma non solo la gara in quanto settimana di gara, ma anche tutti i mesi di preparazione che abbiamo impiegato prima.
quindi veramente bisogna stare concentrati, evitare tutti i rischi, però mi aspetto veramente tanta sofferenza, spero una sofferenza non estrema, con un po' di margine, per riuscire magari anche a godere dei paesaggi del Sudafrica e magari anche fare qualche chiacchiera con gli altri partecipanti della gara, no? Perché insomma è sempre bello comunque conoscere gente, altre storie da altre parti del mondo, e abbiamo già visto tante storie interessanti sia alla 4Iceland che alla Swiss Epic, e qui secondo me ci sarà anche un bel crogiuolo di umanità che si incontra da diversi punti del mondo, quindi sicuramente anche vivere un po' l'ambiente di gara sarà una cosa bella. Poi è vero che avremo pochi giorni a disposizione oltre la gara, però insomma vedere anche un po' questo Sudafrica, no? Io non sono mai stato in Africa e nemmeno in Sudafrica ovviamente, però vedo che sta crescendo dal punto di vista del ciclismo, tanti professionisti adesso vanno lì in inverno per prepararsi, quindi insomma mi piacerà anche scoprire un po' quello che è il mondo intorno alla gara, non solo alla gara. Detto questo, prima della partenza è tutto. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, lasciatemi ringraziare anche la mia famiglia e i miei amici che hanno capito gli impegni negli ultimi mesi, quindi se a volte non riuscivo, dovevo dir di no ad un'uscita, i miei amici hanno capito. I miei genitori ho potuto vederli poco, se non durante le feste di Natale, quindi insomma è difficile anche dal punto di vista psicologico, no? Gestire la preparazione a una gara così. Ovviamente, dicevo, ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio in particolar modo anche Francesco che mi ha regalato il tappetino per il rullo, e poi vi dico solo una cosa: continuate a seguirci, fate il tifo per noi e ci vediamo in Sudafrica. Ottimo Pier, immagino che tu abbia ringraziato chi ci ha sostenuto in questi lunghi ed estenuanti mesi di preparazione. Mi aggiungo anch'io nel ringraziare tutti coloro che con i loro commenti sotto i video ci hanno costantemente sostenuto, incitato e anche regalato ogni tanto qualche bella e sana risata. Partiremo giovedì 15 pomeriggio, io da Zurigo, Pier da Malpensa. Faremo scalo entrambi ad Istanbul, dove ci incontreremo per imbarcarci insieme sull'aereo che ci porterà a Città del Capo. Sarà un viaggio lungo di circa 18 ore, quindi arriveremo giovedì a mezzogiorno e cercheremo di fare qualche giretto esplorativo il venerdì ed il sabato. Domenica ci sarà il prologo, la tappa cronometro, che ci vedrà ai blocchi di partenza alle 9:17:30, in Italia saranno le 8:17:30 secondi. Solitamente la Cape Epic viene trasmessa in diretta a YouTube, magari ci beccate live in streaming. Se possibile, tempo permettendo, cercheremo di pubblicare i processi da tappa su YouTube, come abbiamo fatto alla 4Islands, o delle brevi storie su Instagram. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci e noi cercheremo di raccontarvi questa nuova avventura al meglio. E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!